Buongiorno amici e bentornati su ES Channel. In questo video andremo a vedere ed analizzare un malware che in questi giorni si sta diffondendo molto rapidamente in Italia come si è già diffuso precedentemente in altri paesi tra i quali Spagna e Germania. Vedremo come lavora, definiremo il fenomeno chiamato smishing e alla fine del video ovviamente troveremo dei suggerimenti per evitare di incorrere in situazioni molto spiacevoli. ES Channel consiglia quindi come sempre di seguire tutto il video per evitare di perdere i preziosi suggerimenti finali e per chi non lo avesse ancora fatto suggeriamo di iscriversi al canale con un semplice clic qui sotto. Flubot è un trojan bancario che gira essenzialmente su dispositivi Android ed è in grado di rubare le nostre informazioni sensibili come credenziali dei conti correnti, ma anche password di app come WhatsApp, Facebook o Instagram. Viene veicolato attraverso messaggi SMS i quali per la versione italiana sfruttano il tema delle spedizioni. La vittima verrà spinta a cliccare sul link riportato per tenere traccia di una finta spedizione oppure nella versione più recente il messaggio fa riferimento ad una mancata consegna del pacco chiedendo di pianificare una nuova spedizione, mediante clic sul link proposto. I falsi SMS sembrano provenire da noti corrieri come ad esempio UPS, DHL oppure FedEx e quindi tramite questa tecnica chiamata smishing tentano di ingannare le vittime. La tecnica cosiddetta di smishing deriva dal mix, dall'unione, del classico SMS e della tecnica del phishing. Quando un attaccante fa phishing, invia una email fraudolenta cercando di ingannare il destinatario e quindi inducendolo a scaricare un allegato malevolo o ad aprire un link dannoso. Lo stesso avviene per lo smishing, che semplicemente al posto di utilizzare l'email utilizza come mezzo di veicolo, diciamo come esca, l'SMS. Ricordiamo, ad esempio, anche messaggi SMS che evidenziavano una presunta anomalia verificatasi sul sito di una banca o delle poste sul conto della vittima con un link per reindirizzare l'utente su una falsa pagina di login volta a rubare le credenziali. Di questo malware, principalmente destano preoccupazione la frequenza e l'efficienza delle campagne. Inoltre è già certo che gli attaccanti dispongono, ad oggi, di una libreria composta da milioni di contatti e quindi possono raggiungere una grande quantità di potenziali vittime con le loro campagne di smishing. La caratteristica di Flubot, come anche la maggior parte dei malware per Android, è che non sfrutta falle, malfunzionamenti nel sistema operativo o nel dispositivo della vittima. Il malware infatti non acquisisce privilegi particolari a livello di sistema operativo ma per lavorare utilizza la tecnica del servizio di accessibilità. Il servizio di accessibilità, infatti, è uno speciale componente delle app utilizzato per fornire funzionalità di aiuto nella lettura oppure nell'uso del dispositivo agli utenti diversamente abili. In particolare, è in grado di leggere tutto quello che è presente sullo schermo, i testi che l'utente digita e può addirittura simulare il tocco sullo schermo. Ricordiamo anche Oscorp, un altro malware molto simile, sempre per dispositivi Android, che abusava del servizio di accessibilità per rubare le credenziali della vittima. Magari di questo altro malware ne parleremo in un altro video più avanti, comunque per il momento vi consiglio di andare a rivedere attentamente il video relativo alla tecnica di attacco phishing che trovate sempre sul canale e che vi posto tra i video suggeriti. Sui canali ES Channel Instagram e Twitter costantemente pubblichiamo news relative ai vari attacchi informatici, le nuove tecniche utilizzate ma soprattutto qualche consiglio per evitare di commettere gravi errori. Tornando a Flubot appartiene alla categoria degli infostealer, quindi alla categoria dei software malevoli, malware, che cercano di rubare appunto informazioni. Analogamente ad altri malware Android più diffusi, anche Flubot presenta alcuni limiti, necessita infatti della interazione dell'utente per poter accedere a dati ed applicazioni con l'utilizzo degli opportuni permessi. Flubot per fare questo utilizza il servizio di accessibilità e grazie all'enorme libertà di azione di questi componenti, una volta che Flubot viene abilitato alla possibilità di compiere qualsiasi tipo di azione sul dispositivo come se fosse l'utente stesso. Si presenta quindi una activity, una pagina finta, che richiederà l'inserimento di dati quali potrebbero essere l'inserimento di numeri di carte di credito e inviterà la vittima ad aprire una applicazione di home banking, ovviamente finta, con l'inserimento di credenziali. Attraverso questa finta applicazione l'attaccante ruba le credenziali, li invierà subito al suo server che sarà in grado di gestire il conto corrente della vittima in qualsiasi modo andando quindi anche a trasferire soldi verso fondi non conosciuti. I vari URL dai quali si può fare download del malware sono molteplici e una delle sue caratteristiche è proprio quella di utilizzare un algoritmo che genera automaticamente nuovi domini. Attualmente il malware si sta diffondendo in Europa con l'ausilio di oltre 5.000 domini,
ognuno dei quali è raggiungibile attraverso IP differenti di macchine compromesse. È chiaro che bloccarli a livello IP risulta essere molto difficoltoso. Flubot quindi per la sua diffusione è in grado di inviare SMS con contenuto arbitrario. È inoltre in grado di rubare gli SMS e le notifiche ricevute per recuperare i codici per l'autenticazione a due fattori, può disinstallare applicazioni, può eseguire codici operatore ad esempio per abilitare le deviazioni di chiamata. È in grado di aprire una qualsiasi pagina web e di utilizzare il dispositivo come proxy e quindi andarlo a registrare nella botnet. Infatti una volta infetto, un dispositivo può tentare di propagare automaticamente il malware reclutando altri dispositivi hardware nella rete circostante. Avere accesso all'intero elenco di contatti della vittima consente essenzialmente a Flubot di diffondersi in modo esponenziale inviando SMS minacciosi dal dispositivo compromesso. Inoltre tutte le informazioni inserite dall'utente verranno raccolte e trasmesse al server C2 Command and Control. Flubot può anche intercettare eventuali password monouso OTP o chiavi di accesso inviate dalle applicazioni bancarie mirate al dispositivo Android infetto. Il malware si installa nel dispositivo avviando il .apk, il quale acronimo sta per Android Application Package. Un APK, paragonabile all'exe di Windows, è utilizzato per l'installazione di un'applicazione Android. Contiene tutti i dati necessari per installare ed eseguire correttamente un'app su un dispositivo Android. Si tratta di un formato compresso e al suo interno sono memorizzati tutti i componenti necessari per l'installazione e il corretto funzionamento di un'app su un dispositivo, dal codice ai certificati, anche se in alcuni casi può essere necessario scaricare nuovi dati una volta installata l'app. Viene utilizzato, quindi, per installare e distribuire applicazioni Android. Facendo un'analisi del codice Flubot malware notiamo l'utilizzo di APK Protector, un offuscatore utilizzato per nascondere il malware all'interno del codice. Nel codice offuscato vengono caricate delle classi mancanti ma si nota anche che diventa di difficile interpretazione, molto spesso per i nomi lunghi usati, per i campi e le variabili. Successivamente andando a deoffuscare le stringhe è stato notato come la chiave per la decifratura è contenuta in un metadato dell'APK. Alla luce di quanto visto ed analizzato fino ad adesso ES Channel consiglia di scaricare le applicazioni e APK delle app solo ed esclusivamente da store ufficiali e certificati. I programmi installati devono essere sempre aggiornati e attivati utilizzando gli strumenti forniti dai loro sviluppatori ufficiali. Gli strumenti non ufficiali di terze parti sono spesso dannosi. Come ben sappiamo il malware mobile ormai è comparso anche sugli app store ufficiali. Tuttavia questi vengono ancora considerati il modo più sicuro per accedere alle app, qualunque altra scelta può implicare un rischio più elevato. Non è mai sicuro utilizzare pagine non ufficiali o altre fonti per scaricare applicazioni. Inoltre il consiglio è sempre quello di non attivare il servizio di accessibilità se non strettamente necessario. Se realmente si è in attesa di una consegna da DHL o FedEx è sempre preferibile visitare il sito web ufficiale della società di spedizioni. Inoltre, è illegale aggirare l'attivazione di qualsiasi software con licenza utilizzando strumenti di cracking o software pirata. I messaggi di posta elettronica che contengono allegati o collegamenti a siti web non dovrebbero essere considerati attendibili, soprattutto se ricevuti da un mittente sconosciuto. Andate quindi a prestare sempre la massima attenzione ai permessi concessi alle applicazioni. Richiedere il permesso di registrare audio o scrivere un SMS ad esempio dovrebbero immediatamente far scattare un campanello d'allarme e bloccare l'installazione dell'app. Ponete sempre attenzione al testo dell'SMS, la grammatica in questo caso vi aiuterà a capire se si tratta di un messaggio fasullo oppure no. Installare app con caricamento laterale sui dispositivi Android può essere pericoloso. Le attività dannose di questa app sembrano limitate al furto di credenziali ma in realtà i dati ottenuti vengono ampiamente sfruttati dai cybercriminali negli attacchi contro individui e aziende. Se involontariamente abbiamo selezionato il collegamento per scaricare l'applicazione bisogna ripulire necessariamente il dispositivo. Dobbiamo evitare di usare codici identificativi e corrispondenti password prima di aver ultimato la pulizia del dispositivo. Andiamo a resettare il dispositivo eseguendo un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Una volta terminato il reset andremo a reinstallare dati e programmi salvati nel backup, ovviamente se il backup disponibile è più vecchio del caricamento del malware. Bene, per questo video abbiamo terminato e spero di essere stato abbastanza esaustivo e chiaro sull'argomento. L'intenzione rimane sempre quella di prepararci per affrontare sempre con maggiore attenzione le minacce provenienti dal web.
Vi invito a lasciare commenti o suggerimenti nello spazio sottostante anche con idee su eventuali argomenti da trattare nei prossimi video. Inoltre ricordo a chi non lo avesse ancora fatto di iscriversi al canale con un semplice clic qui sotto e di seguire S-Channel anche sui canali Instagram e Twitter. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.